Una decorazione con i palloncini semplice da fare, ma molto molto bella ed effetto per andare a decorare la vostra casa o la location del vostro evento. Ciao, sono Luisanna e benvenuti nel fantastico mondo di Lu. In questo video tutorial ti insegnerò a fare questo arco organico o ghirlanda di palloncini. Pronto? Ma prima, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Cominciamo col selezionare i palloncini. Li dobbiamo prendere di dimensioni e colori diversi. Io ho scelto questi colori perché l'ambiente in cui andrò a posizionare il mio arco organico è un ambiente etnico, ma per aiutarvi negli abbinamenti ho creato dei kit. Vi lascio il link qui sopra. Comunque li potete trovare nel mio party shop www.ilfantasticomondilu.it. Procediamo col gonfiare tutti i palloncini e qui vi do il primo tip, il primo suggerimento. Gonfiamo il palloncino alla massima estensione fino a quando avrà raggiunto una forma a pera. Ed eccolo qui, lo sgonfiamo facendolo diventare perfettamente tondo, sferico. Vedete? Così è morbido e sarà molto più facile da lavorare, così non scoppierà e soprattutto la nostra composizione sarà più armoniosa. Dopodiché lo andiamo ad annodare, ma visto che poi i palloncini per creare il nostro arco organico dovranno essere legati a due, quindi dovremo creare delle doppiette, vi spiego adesso come saltare un passaggio, quindi come annodare due palloncini tra di loro. Secondo suggerimento. Come annodare insieme due palloncini per creare più velocemente una doppietta. Allora prendiamo il palloncino con una mano, ne prendiamo un altro e lo gonfiamo. Anche questo lo andiamo a sgonfiare per dargli una forma sferica. Ed ora li prendiamo dal collo e li annodiamo stretti tra di loro, in questo modo. Ed ecco pronta la nostra doppietta. Mi raccomando, i due palloncini devono essere ben stretti tra di loro, in questo modo, per avere ovviamente un lavoro finale più armonioso e più bello. Procediamo quindi col gonfiare tutti i palloncini e legarli tra di loro, creando così delle doppiette. Vi do il mio terzo suggerimento. Le doppiette devono essere create in maniera casuale, quindi non tenendo conto del colore e della dimensione, come in questo caso o in questo, quindi casualmente. Questo è proprio il bello dell'arco organico. Una volta create le nostre doppiette, andiamo ad assemblare il tutto utilizzando un filo, possibilmente di nylon trasparente. Lasciamo un po' di filo e qui ci andiamo a legare la nostra prima doppietta. Facciamo un nodo, un altro nodo. Ed ora andremo ad incastrare nel filo le altre doppiette. Per chi vuole capire meglio questa tecnica, ho fatto un tutorial proprio su questo. La tecnica è quella dell'assemblaggio di una ghirlanda. Vi lascio il link qui sopra. Ora comunque ve lo faccio vedere velocemente. Teniamo il filo di nylon con una mano e andiamo ad incastrare con l'altra mano l'altra doppietta. E lo facciamo con un incastro a croce, in questo modo. Una volta incastrate, facciamo passare il filo tra le due doppiette per legarle tra di loro. Tiriamo il filo e le due doppiette sono incastrate. Proseguiamo con una terza doppietta. Tiriamo sempre il filo, andiamo a girarlo per creare l'incastro tra le due doppiette. Proseguiamo per tutte le altre doppiette fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Una volta terminato il nostro arco organico, dobbiamo andarlo ad attaccare. Allora lo possiamo fare lasciando alle due estremità un pezzo di filo di nylon. Eccolo qui. E quindi lo andiamo ad attaccare come un festone, come delle bandierine. Con un po' di fantasia e anche facendo un po' di prove, sicuramente troveremo il posto giusto per il nostro arco organico. Vi faccio vedere qualche esempio.
Se il video ti è piaciuto, metti un bel mi piace, condividilo con i tuoi amici, vai a visitare il mio sito www.ilfantasticomondodilu.it ed iscriviti al mio canale. Ciao e al prossimo tutorial!